Salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi vi mostrerò una prova tecnica davvero particolare. Come potete vedere ci troviamo di fronte a un vero e proprio incrocio tra la posizione verticale 3G e la posizione orizzontale 2G pen. La struttura e i pezzi sono sviluppati in verticale, ma lo smusso e i lembi da unire corrono in senso orizzontale. Le lamiere hanno uno spessore di 15 mm e, come sempre, le ho bloccate lateralmente con dei punti di saldatura sui traversini per evitare deformazioni. Abbiamo lasciato una luce di 3 mm tra i lembi per assicurarci una penetrazione totale. Questa configurazione richiede molta attenzione perché unisce le difficoltà di gestione del bagno di entrambe le posizioni. Adesso ci prepareremo per la passata di radice e vedremo passo dopo passo come muoverci lungo questo giunto. Come potete vedere, ho completato la passata di radice in posizione orizzontale, ovvero la 2G. Adesso, prima di procedere con la radice in verticale, la 3G, utilizzo la smerigliatrice per scaricare e pulire la saldatura proprio all'incrocio delle lamiere. Questa operazione è fondamentale per eliminare il materiale in eccesso nel punto di incrocio, creando l'invito perfetto per poter legare e sormontare senza difetti la successiva passata di radice, che eseguirò in verticale ascendente procedendo dal basso verso l'alto. Per procedere con il riempimento dello spazio, vado a pulire la passata di radice fino a mettere a nudo il metallo bianco e lucido, poi aumento i parametri della saldatrice portandola a 280 A e 28.4 V. Durante questa fase, il movimento della torcia sarà a piccoli cerchi, una tecnica che mi aiuterà a distribuire il calore in modo uniforme per fondere e unire al meglio i due lembi della lamiera. Per velocizzare il video passo direttamente alla fase di finitura che sarà realizzata in 3 passate sovrapposte. Inizio a saldare concentrandomi sulla parte in posizione orizzontale usando lo stesso amperaggio precedente. Vi ricordo però che per la ultimissima passata andrò ad abbassare i parametri per controllare meglio il calore ed evitare di creare incisioni marginali lungo la linea che unisce il cordone di saldatura e la lamiera.
Per realizzare la finitura in posizione verticale, ovvero la 3G, vado prima a smerigliare accuratamente il cordone proprio nel punto di incrocio delle lamiere. Questo passaggio mi permetterà di spianare il materiale in eccesso e creare la strada ideale per poter eseguire l'intero cordone di finitura in verticale dal basso verso l'alto in modo continuo, senza interruzioni e senza dovermi fermare a metà strada. Ecco qui il risultato finale di questa prova davvero particolare, un incrocio perfetto tra la posizione orizzontale e quella verticale. Come abbiamo visto, curando la pulizia degli incroci con la smerigliatrice e gestendo correttamente i parametri, siamo riusciti a ottenere un giunto solido, regolare e senza difetti strutturali. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile per i vostri lavori o per la vostra passione, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi tutorial tecnici. Inoltre vi ricordo che se volete acquistare i prodotti professionali che utilizzo nei miei video come la maschera da saldatura, i guanti protettivi, la saldatrice e tutta l'attrezzatura consumabile, trovate il link dedicato per l'acquisto fissato giù nel primo commento. Grazie a tutti per avermi seguito fin qui, vi auguro un buon lavoro e ci vediamo alla prossima saldatura.